Eccoci qua ragazzi, bentornati sul canale, buon pomeriggio a tutti. Pagelle di Napoli-Milan giocata ieri 2-2, non potevamo esimerci ovviamente dal dare i voti ai nostri calciatori, Garcia compreso, e senza andare troppo per le lunghe immergiamoci direttamente nelle pagelle. Prima di cominciare ovviamente vi invito ad iscrivervi al canale attivando la campanella delle notifiche per restare aggiornati sui contenuti e un bel like a questo video, un like che sprona anche i calciatori del Napoli a far meglio, ma speriamo ragazzi, speriamo, perché il mio umore non è dei migliori, però le pagelle vanno fatte, che siano sufficienti o insufficienti, una vittoria o una sconfitta, non possiamo assolutamente saltarle. Partiamo, Meret 5 e mezzo, che è abbondante il 5 e mezzo, è più un 5 più che un 5 e mezzo, però nel non volerlo bocciare totalmente, 5 e mezzo. L'errore sul primo gol, che tutti dicono sì ma era ravvicinato, è forte il tiro, sì, ma è al centro della porta e sei il portiere della squadra che ha vinto lo scudetto l'anno scorso, hai fatto un grandissimo campionato lo scorso anno, ci si aspetta qualcosina in più, ce la si può aspettare qualcosina in più o dobbiamo andare sempre decantando? No, Meret tecnicamente è il miglior portiere della Serie A. Io posso elencarvi almeno 4, 5, 6 portieri in Serie A che tecnicamente sono più forti di Meret. Comunque Meret 5 e mezzo. C'è anche chi dice che sul secondo gol era fuori posizione, però sul secondo gol voglio sorvolare. Va bene così, 5 e mezzo, senza infierire poi tantissimo, perché i fatti parlano chiaro e le immagini per fortuna ci sono e le possono vedere tutti quanti. Di Lorenzo 6 e mezzo, i pericoli dovevano arrivare dalla catena di sinistra del Milan con Leao, ne sono arrivati ben pochi per tutta la partita, tanto è vero che i due gol che prendiamo li prendiamo per passaggi che arrivano dalla loro catena destra. 6 e mezzo al capitano, 5 a Rachmani, si perde Giroud per due volte e viene sostituito al 45esimo. E da questo punto di vista io non posso nemmeno dire che Garcia ha fatto male, anzi, complimenti alla lettura, però poi il voto di Garcia non sale del tutto, perché la partita dura 90 minuti e la cappellata del mister prima o poi arriva sempre in qualsiasi partita. Nathan 6 e mezzo, al di là dell'espulsione, è un difensore che a me dà tantissima sicurezza, non so a voi perché io leggo ancora commenti sui social, ovviamente pagine del Napoli, che parlano di Nathan. C'è ancora tantissimo scetticismo, io non l'ho mai avuto e né tantomeno le prestazioni che sta facendo Nathan mi portano ad essere scettico. 6 e mezzo. Mario Rui, possiamo diciamo sindacargli forse la poca copertura nel primo tempo, perché i gol sono partiti da là, sì, però è in un primo tempo dove tutta la squadra non ha giocato nella completezza totale dell'11 schierato, quindi non possiamo trovare un solo colpevole ai gol presi. C'è la complicità di Meret, c'è Rachmani che perde l'uomo, ci sono i cross che partono dalla destra, però Mario Rui si becca un 5 e mezzo perché si poteva far meglio. Elmas né carne né pesce ieri, non ha trovato una collocazione tattica, non ha trovato la posizione, spesso cozzava con Zielinski e se ne andava dall'altra parte, a destra non c'era nessuno, altre volte era Zielinski a venire a destra e cozzava con Elmas. È un fatto normalissimo nel calcio di Garcia, che io l'ho analizzato con la lavagnetta, e sono cose che succedono sempre in tutte le partite. Andiamo avanti. Lobotka 6 e mezzo all'Lobotka, perché almeno a livello di fiato e a livello di intenzione, a livello di errori, ce ne sono stati pochissimi per quanto riguarda il nostro Lobo, quindi sufficiente, e anche più per il cuore poi che ci ha messo anche nella corsa, perché siamo arrivati sfiancati a fine partita tutti quanti. Zielinski forse un tantino meno di Lobotka a livello di incisività ieri, quindi una sufficienza gliela diamo a Zielinski, una sufficienza diciamo così
presa proprio per i capelli. Non mi piace il Napoli tatticamente a centrocampo e Zielinski ovviamente è una conseguenza del macello tattico che si fa nella linea mediana del Napoli, così come Elmas si trova da ambo le parti del campo senza capire se giochi a sinistra, se giochi a destra, se sei una mezzala o devi fare il regista basso. Politano 7 a Politano. 7 a Politano perché ha fatto un grandissimo gol, perché ha gamba, perché è in condizione, perché è uno dei pochi che dall'inizio dell'anno ha continuità di rendimento. Poi ha fatto un grandissimo gol, il dialogo con Di Lorenzo funziona. Nel caso si potesse, diciamo, migliorare tatticamente e appoggiare anche la mezzala sarebbe molto meglio, ma questa è una cosa che deve vedere il mister Garcia, ovviamente non sono io l'allenatore del Napoli, né tantomeno ho il patentino e voglio avere la presunzione di potermi sedere su una panchina di una squadra di Serie A. 7 a Politano, 7 anche a Kvaratskhelia, 7 anche a Kvaratskhelia e lo dico un'altra volta, 7 anche a Kvaratskhelia perché ha corso per 90 minuti e passa, all'85esimo si è fatto un altro allungo dove partito 5 metri dietro stava arrivando davanti al terzino per creare pericolosità e andare in porta. È normalissimo che il tiro che arriva al 94esimo ha poca potenza, ha poca precisione, perché se poi vogliamo chiedere lucidità al 100% ad un calciatore che ha fatto la partita di ieri a livello di fiato e dispendio di energie, dobbiamo andare a vedere il calcio su un altro pianeta perché non è possibile. 6 e mezzo a Raspadori, si è mosso bene, molto meglio con Simeone nel secondo tempo, il primo tempo isolato, ma il Napoli nel primo tempo non ha giocato e non ha fatto praticamente niente. Ricordiamo solo la giocata Quara-Politano dove Politano ci è andato di destro e ahimè ha sbagliato un gol già fatto, ma come avete visto dai voti, il mio voto per Politano non si è assolutamente abbassato per quell'episodio perché hai dato cuore, gamba e hai fatto anche il primo gol per poi acciuffare questo pareggio, quindi normale che i voti si alzino. Allora, Zanoli senza voto, Anghissà senza voto, un 6 a Simeone d'Olivera, subentrati perché si sono mossi bene. Il Napoli ha fatto 20 minuti all'arrembaggio, offrendo, non si può dire offrendo un gran calcio perché è la confusione e l'andare a prendere solo l'avversario alto che ha fatto sì che noi abbiamo pareggiato la partita, ma diciamo di studiato, di creato non c'era praticamente niente. Ostigard 7, facciamolo giocare titolare, anzi facciamolo diventare titolare a gettoni, così come lo si sta facendo con Garcia, perfetto. Ostigard è in forma in questo momento. Ostigard Nathan, io lo dissi prima che rientrava Rachmani, si è creata l'intesa per 3-4 match delle due centrali, continua con quelli. Quando, ovviamente, la fatica, gli impegni ogni 3 giorni, eh, scontri ravvicinati, eccetera, eccetera, si presentano, puoi far giocare Rachmani, cambi centrali, fai rifiatare qualcuno, però bisogna leggerle queste situazioni, bisogna leggere appunto la situazione che Ostigard è in condizione psicofisica al top, anche in nazionale. Le ultime due uscite in nazionale, uno dei migliori in campo. Uno dei migliori in campo. Solo che queste cose le deve andare a vedere il mister. Il mister non si va a vedere la partita di nazionale. Figuriamoci se si va a studiare le nazionali. Garcia 5. 5 voglio essere buono. Mi direte, ma cosa ha sbagliato Garcia ieri? Non ha voluto vincere la partita. E per me tanto basta. Tanto basta. Hai fatto il triplo cambio che è stata una scelta azzeccata e in quel momento io mi sono detto bella lettura della partita. Complimenti al mister. È quello che ho pensato e ho ribadito io in privato a casa mentre guardavo la partita. Poi hai visto che hai messo il Milan alle corde. Escono Leao e Giroud e tu non fai altro che
inserire Anghissà e Zanoli per avere fisicità a centrocampo e per portarti a casa questo punto. Poteva essere un grandissimo voto e portavi anche a casa il risultato in questa partita, ma per il rotto della cuffia hai fatto la cazzata. Ma la cazzata arriva sempre, ogni partita. Vuoi o non vuoi, c'è sempre quell'incognita seduto in panchina che non sai mai cosa pensa, come la pensa, e speriamo che o si metta un po' di sale in zucca a livello di società, perché di società che si parla, il presidente e Micheli, Mantovani, eccetera, 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 tutto lo staff che poi decide chi prendere o chi esonerare. È vero che la decisione la prende il presidente, ma sotto consiglio di qualcuno credo che fa sicuramente tante cose da solo, ma dal punto di vista dell'allenatore qualche consiglio l'avrà chiesto. Quindi mi aspettavo, almeno per quanto riguarda l'opinione pubblica, i tifosi, per un po' di rispetto, qualche parolina al riguardo, ma tra società e allenatore c'è questo matrimonio di interessi. Funzionerà? Mi auguro per il presidente, per il Napoli e per noi tifosi che possa funzionare, ma al netto dei fatti c'è troppa altalenanza e dovremo sudare quest'anno per raggiungere il quarto posto. Questo era quanto, ragazzi. Un abbraccione a tutti, andiamo in live alle 18:30 per chi ci vuole essere, saremo lì ad analizzare Napoli-Milan con Armando di Casanapoli e Giuliano che ieri è stato allo stadio. Ciao!